Giornata molto importante, bentornati sul canale. Sono appena nati 3 pulcini. Oggi è il 20° giorno, forse ne sta nascendo un altro. Sì, perché il guscio si muove, sta cercando di uscire. Eccolo. C'è un ovetto lì che spero si riesca a vedere. Ecco, si sta muovendo qualcosa all'interno. Oggi è il 20° giorno da quando li abbiamo incubati, questi pulcini, cioè queste uova. E pensavo si schiudessero domani, è il 21° giorno, invece già oggi hanno iniziato a schiudersi le prime uova. All'interno dell'incubatrice, il 18° giorno, abbiamo sostituito questo portauova con la griglia su cui poggiano attualmente le uova, proprio per facilitare poi l'uscita dei pulcini stessi. Adesso aspettiamo che si asciughino per bene un po' di ore e poi li trasferiremo su in casetta in pulcinaia. Sono tutti lì insieme. Starei qua tutto il giorno io. Uno è quasi asciutto perché è nato stamattina alle 9:30 più o meno. Adesso sono le l'1:30 del pomeriggio. Infatti uno è praticamente asciutto, l'altro si è addormentato sulle uova, il quarto sta cercando di uscire. Penso che la maggior parte però nasceranno tra stanotte e domani a questo punto. In questa fase non dobbiamo aprire mai l'incubatrice. Farò comunque un video a riguardo perché tra pochissimi giorni incubiamo altre 49 uova e vi farò un video completo dall'inizio alla fine per farvi vedere come facciamo nascere i pulcini, se a qualcuno potesse interessare. Ecco, sta uscendo, vi faccio vedere. Eccolo, eccolo. Ok, fuori, è uscito. Quota 4, fantastici. Quello sulla sinistra. Uno dorme in mezzo alle uova. Poi c'è quello lì in alto e dietro sulla sinistra c'è quello appena nato. Vediamo se si fa vedere. E là dietro quello appena nato. Poi ce n'è ancora uno sulla destra nell'angolino, eccolo. Stamattina abbiamo portato 7 pulcini in pulcinaia di quelli nati. Adesso ne abbiamo altri 14, quindi in totale 21 per il momento. Non riesco a contarli bene perché iniziano a essere tanti lì dentro, per cui presumo siano 14. Adesso poi vediamo insieme. E portiamo su solo quelli nati stamattina, che hanno le piume
completamente asciutte, e gli altri li lasciamo in incubatrice ancora per questa notte e li trasferiremo poi domani mattina su. Oggi 21esimo giorno, quindi giorno di schiusa perfetto. Vediamo, alcuni potrebbero schiudersi anche domani, addirittura ad alcune persone il 23esimo giorno. Vedremo un po', noi lasceremo l'incubatrice accesa e vedremo che succederà. Tre. Quattro. Quello laggiù asciutto a destra. 5. 6. Sei con me? Non vuoi scendere? In questa pulcinaia staranno circa un mese i piccoli pulcini, man mano cresceranno. Attualmente sono davvero piccoli, quindi abbiamo inserito delle mangiatoie all'interno, poi in realtà questo modello è fornito con delle mangiatoie anche esterne per quando cresceranno in più. Abbiamo messo delle traversine a terra perché, essendo forata la rete, ormai le zampine sono ancora troppo piccole, rischierebbero di finirci dentro, quindi in quella maniera lì chiaramente riescono a camminare senza problemi. Per una questione igienica attualmente non abbiamo messo fieno, preferiamo così, e nemmeno truciolato, perché rischiano magari involontariamente di mangiarlo, visto che, come vedete, becchetta qualsiasi cosa. Però quello è solo del mangime caduto, appunto uscito dalle mangiatoie. Ci fosse altro non sarebbe ottimale, quindi per il momento li gestiamo così, e come vi dicevo appunto li terremo qui all'interno un mese, poi li trasferiremo in una pulcinaia, in un recinto che abbiamo all'aperto, così che le temperature nel frattempo aumenteranno in queste settimane e sarà ideale poi metterli fuori a giugno. Di là. Ok. Bravi. Siamo molto contenti di questa prima incubata. La schiusa è stata del 61%, quindi un buon risultato, sicuramente migliorabile. Questa è la prima solo incubata che facciamo con questa incubatrice che abbiamo nuova, che è della River. Tra l'altro la potete trovare su universoanimale.it. È eccezionale perché tramite l'applicazione davvero siamo riusciti a settare tutti i parametri, ci diceva esattamente
che giorno fosse, quanti giorni mancassero realmente alla schiusa, quindi uno è davvero, come dire, seguito totalmente da appunto da questa applicazione ed è facilissimo utilizzarla. Forse noi abbiamo tenuto l'umidità al 5%, un po' più alta, quella di Nebula, del nebulizzatore, durante la fase di schiusa, e magari se l'avessimo abbassata un po', intorno al 65-70%, forse sarebbe andata meglio. Però insomma siamo contentissimi. I fattori che influenzano la schiusa sono davvero tanti, a partire per esempio dal trasporto, cosa che è avvenuta con queste uova, perché noi non abbiamo un gallo, quindi le uova le abbiamo prese da un nostro amico e sono state trasportate tra l'altro in un giorno terribile in cui veniva giù il diluvio universale. Erano chiaramente dentro i contenitori di plastica, super al sicuro, anzi è stato molto bravo questo nostro amico a garantirci comunque le uova quel giorno. Però appunto tramite il trasporto ho visto che addirittura fino al 50% si può abbassare la percentuale di schiusa, e questa cosa è interessante, voglio approfondirla. Quindi nelle prossime, innanzitutto la prossima incubata che faremo a brevissimo, terrò l'umidità un po' più bassa, appunto durante la fase di schiusa intorno al 65-70% massimo, e vedremo come va. Saranno sempre uova feconde trasportate, quindi poi secondo me dal prossimo anno, nel momento in cui avremo anche i nostri galli e quindi avremo le uova proprio qui, potremo veramente capire che percentuale di nascite medie abbiamo con questa incubatrice, e secondo me si alzerà molto, sia perché appunto non subiranno un trasporto, sia perché chiaramente avendo le tue uova puoi garantire freschezza massima, nel senso che anche lì c'è un periodo entro cui vanno incubate le uova, e presumo che questo nostro amico ovviamente ci abbia dato delle uova freschissime, però chiaramente facendolo in prima persona si ha la certezza totale, insomma si riesce a seguire meglio tutto il processo di incubazione. Inoltre abbiamo piantato nei giorni scorsi questa parte di orto, nell'altro dove abbiamo il frutteto attualmente abbiamo zucche, cipolla, aglio e patate, mentre in questa parte qui l'abbiamo dedicata ai pomodori, bietole, roba estiva come cavoli, fragole, insalate, rucola, insomma abbiamo un po' di roba fresca da mangiare quest'estate, e questa era anche una cosa importantissima da fare in questi giorni. Infatti sono stati giorni veramente impegnativi, sia appunto per la nascita di questi pulcini, sia per i maremani, sia per tutto quello che è un po' questa realtà qui, che richiede veramente tantissimo impegno, tanta fatica, ma che ci regala veramente tantissime soddisfazioni. Non vedo l'ora di farvi vedere aggiornamenti nella prossima settimana, quindi non vi resta che iscrivervi al canale e ci vediamo al prossimo video. Ciao!